Oggi sono venuto qui alla stazione Termini per l'ennesima volta dopo un fatto grave che è successo. Una ragazza israeliana è stata accoltellata qui a queste biglietterie. Non si è ancora capito bene il motivo per il quale questa ragazza ha preso diverse coltellate ed è stata ricoverata anche con una prognosi grave, perché poi alla fine stiamo parlando di una situazione qui a Termini molto particolare, che io dico sempre, ci sono degli squilibrati, persone che per pochi soldi possono anche rapinarvi. C'è chi dice che non è una rapina, c'è chi dice che invece è una rapina finita male, però ci sono tantissime ipotesi al vaglio degli inquirenti e oggi mi faccio un giro e vi racconto la cosa. Ricostruendo quello che è successo, la ragazza era qui a questa biglietteria per i cavoli suoi, di spalle con lo zaino, stava facendo un biglietto. A un certo punto la persona che girava a largo, voi considerate il passaggio che c'è qua, è pieno di gente, 21:45 del 31:12, quando ha visto che c'era meno gente ma non nessuno, è arrivato qui e l'ha coltellata direttamente. Lei ha cercato di scappare, ha fatto qualche passo, probabilmente i due fendenti gli hanno fatto malissimo e lui ha continuato a infierire, per questo poi è stata portata in ospedale in condizioni gravi. Che cosa ha fatto l'assalitore? Praticamente è andato verso di qua, arrivato a questa altezza, con passo incerto è fuggito da quella parte. Da quella parte c'è via Giolitti, c'è via Gioberti, ci sono tutte quelle zone di fuga che per chi conosce Termini è abbastanza facile poi dileguarsi. La cosa importante da dire però è che dal video stiamo parlando di una persona con un passo incerto, stiamo parlando di un personaggio che non correva come se avesse fatto un tentato omicidio o un omicidio, ma aveva proprio delle difficoltà motorie. Noi adesso seguiamo questo percorso per vedere quali potrebbe essere l'eventuale scenario che ha seguito, perché poi la cosa curiosa è che, visto che la stazione Termini è lastricata di telecamere, in particolare ce ne sono, quelle che hanno ripreso il tutto sono sotto il LED wall, scena del crimine quella. Ovviamente adesso è pieno di gente, al 31:12 c'era meno gente, anche se alle 21:45 non mi sembrava un orario così assurdo. E queste sono le 3 telecamere che hanno ripreso quell'area. Ovviamente una sola era puntata in quella zona, in quel momento, per fortuna è riuscita a riprendere il personaggio. La persona aveva una busta blu dove dentro nascondeva l'arma, era ben imbacuccata, perché poi alla fine comunque scappando non si è visto il viso e non si è visto niente. Lui che cosa ha fatto? Ha girato di qua, perciò una volta che ha preso praticamente, che ha colpito la donna, è scappato da questa parte. Guardate quanto spazio c'è qui dove vieni visto. La mia prima riflessione è sul fatto che mentre lui colpiva sta ragazza c'erano comunque delle persone, in particolare un ragazzo col cappelletto che ha visto parzialmente la scena, magari non ha capito ma non è intervenuto, ed è quella la cosa importante che noi diciamo: bisogna sempre intervenire a difendere i più deboli, perché il discorso, come dicevamo prima, di difendere e di difendersi è che ognuno usa i propri mezzi per difendersi. È normale che se tu vedi un'aggressione e a un certo punto come intervenire, strilli, urli, tiri qualcosa, un oggetto. Ricordatevi sempre che poi l'unione fa la forza. Se siete 3 ragazze e 2 scappano e una rimane da sola è difficile, se invece le altre 2 gli tirano qualcosa, strillano e attirano l'attenzione, è la cosa migliore. Voi direte c'aveva un coltello, giusto, però ha colpito una ragazza con più fendenti. C'è chi ha paura, non si sarebbe avvicinato, magari c'è chi aveva un trolley, aveva una borsa, aveva qualcosa e avrebbe potuto usarla per difendersi e per difendere la ragazza, perché se ci fosse stato il Marcello della situazione che tanti hanno contestato, magari quella ragazza avrebbe preso meno fendenti e sarebbe andata all'ospedale in condizioni migliori. Adesso l'eco mediatico che c'è stato è elevatissimo, perché una ragazza, una turista, è stata colpita, perché giustamente tutti si sono indignati, tutti hanno detto
quanto è pericolosa la stazione Termini, perché poi è successo dentro e non fuori, dentro nel punto più sorvegliato di tutta la stazione, e questo se n'è andato, si è defilato in maniera tranquilla, senza una corsa particolarmente veloce, agitata, è arrivato chissà dove. Lui ha continuato questo percorso con molta probabilità, perché lì non poteva andare perché i binari sono chiusi. Binari devi avere il biglietto per aprirli, a meno che lui non aveva premeditato questa cosa. Le alternative potevano essere o che usciva da questa parte, perché avendo fatto diciamo il primo troncone di fuga, che è questo, le alternative sono via Giolitti da questa parte o ritornare sulla piazza. Con molta probabilità è più facile andare a via Giolitti, perché sulla piazza c'è un maggior numero di telecamere e con più probabilità c'è qualcuno a fare presidio, mentre di qua le strade si stringono, diventano scure e ci si può nascondere nei locali che invece erano aperti, perché è vero che erano le 21:45 del 31/12, ma ci sono dei locali che qui non chiudono mai, specie via Giolitti, specie a via Gioberti, e anche se i locali erano chiusi, nel buio, come in questo caso, vedete, adesso sono le 5:20 ed è già buio, figuriamoci alle 9:45. Questa è sicuramente l'uscita dove è andato. Le possibilità qui sono molteplici. Via Giolitti, andando in fondo, ti vai a nascondere praticamente fino a Piazza Vittorio. Una delle vie più battute e una delle più pericolose però è via Daniele Manin, via che io ho sollecitato tantissimo di presidiare, perché come vedete è la via dove generalmente c'è più confusione, c'è più movimento, e mancando un presidio lì forse è la via di fuga migliore, perché poi ci sono tutti i vicoletti interni dove andarsi a nascondere. E la terza alternativa invece è via Gioberti. Cosa ha via Gioberti? Che ha negozi che sono aperti solitamente H24 e in particolare sono molto anonimi, ma bastava anche semplicemente infilarsi dentro al McDonald's o dentro un bar, perché poi alla fine eri uno come un altro, specie perché quella sera, da questo punto di vista, le persone non erano tante, ma quelle che c'erano si erano comunque infilate da qualche parte. Quello che poi in realtà si denota come problema è che molti romani dicono vabbè, ma noi lo sappiamo che Termini è pericolosa, altri ti dicono non è così pericolosa, io ci sono stato 20 volte e non mi è mai successo niente. E io rispondo grazie al cavolo, quando c'è tanta gente voi state in mezzo al mucchio, state in mezzo al mucchio delle persone che possono essere colpite, la possibilità è bassa. È normale che una turista, due turiste che non sapevano che il 31/12 alle 21:47 fosse tutto chiuso qui in stazione Termini, essendo tutto chiuso, è rilasciato un po' a te stesso, specie in biglietteria, perché poi uno pensa, ah, chissà per quali motivi questa ha colpito sta ragazza, motivi politici, pazzia, rapina andata male, possono essere tutti e tre, però ricordatevi che a Termini c'è gente talmente disperata che, come diciamo sempre, chi la vive lo sa che per 5 euro qua ti danno una coltellata, perché quei 5 euro sono quelli che ti permettono di soddisfare il tuo vizio, quel vizio che non riesci fondamentalmente neanche a gestire in certi momenti. Quella persona lì poteva essere per esempio uno che stava rota di sostanze, e che cosa ha fatto? Ha provato così in una maniera disperata la prima turista che ha visto e l'ha aggredita. Potrebbe anche essere invece che c'era un movente politico, però io ogni qualvolta faccio i video e dico le strade da evitare, gli orari da evitare, le cose da evitare, perché ci sono veramente tante cose che io consiglio sempre di evitare. Non è che perché voglio esagerare o presentare una stazione problematica, è perché è così. Questa volta tanto eco mediatico perché è successo dentro, ma qua tutte le sere c'è sempre un accoltellamento, c'è sempre qualcuno che viene ferito con una bottiglia, c'è sempre un pestaggio. Purtroppo non fa notizia perché nella maggior parte dei casi i protagonisti sono dei senza tetto. E come dicono le persone, sono invisibili, e Cicalone giustamente che le fa vedere alcune volte le rende visibili. Qui da Termini vi ho raccontato un attimino quello che racconto tutti i giorni. Questa non è una novità, è semplicemente uno dei tanti tasselli che ci dovevamo aspettare, perché quando la situazione è fuori controllo, quando dico che sulla piazza ci sta gente
che non è gestibile. Considerate che oggi è successa un'altra cosa: il cane di quella ragazza spagnola che ci ha aggredito, un pitbull lasciato libero, ha ucciso un altro cane di una persona che stava passando lì. Voi immaginate che vi viene ucciso il vostro cane e non ci potete fare niente. E questo è semplicemente il quotidiano, quello che succede tutti i giorni a Termini, perché si lasciano persone con gravi patologie psichiatriche, che tanti dicono poverini, e io rispondo poverini sì, però è anche vero che sono a rischio per loro e sono a rischio per gli altri. Ovviamente la soluzione non è la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine in genere, la vigilanza privata, ma la soluzione deve arrivare dall'alto, da chi organizza e coordina queste cose e da chi decide il numero di risorse da dare a una stazione, e saranno tutti alla ricerca di questo che ha ferito questa ragazza. Perciò fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se siete d'accordo con me che la stazione Termini è pericolosa, altrimenti se pensate che è tutto normale non scrivete niente, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!